Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Il mio compito è quello effettivamente di portare a conoscenza quello che praticamente viene fatto dai viticoltori europei in ordine al cercare di contenere questo problema. Diciamo che abbiamo tagliato proprio le cose più fantasiose, però ne abbiamo lasciate alcune che sono ancora di dubbia, diciamo, validità scientifica. Probabilmente c'è bisogno di investigare maggiormente, ma ripeto, io dico quello che effettivamente viene fatto e riporto quelli che sono anche un po' i livelli di soddisfazione che i viticoltori esprimono sulla base, diciamo così, di osservazioni empiriche, magari non necessariamente di prove scientifiche. Effettivamente noi non abbiamo nel nostro giro di interviste, ai nostri 10 facilitatori a livello europeo, non abbiamo evidenziato l'emergere di autentiche soluzioni innovative. Più che altro si tratta di mettere a punto le tecniche, magari scegliendo meglio i tempi, scegliendo meglio i prodotti, però diciamo che non ci sono veramente grosse novità. L'impossibilità di combattere il fitoplasma che sta dentro i vasi fluematici porta molte persone a pensare che forse l'unica possibilità è quella di trovare delle soluzioni che possano aumentare i meccanismi di resistenza della pianta verso l'infezione, oppure incentivare il fenomeno cosiddetto di recovery, cioè di remissione dei sintomi. Quindi alcune cose si giocano su questo. Rimane il fatto che al momento i capisaldi della difesa rimangono quelli che ha comunque già accennato François Michel, cioè la lotta contro il vettore, la rimozione delle viti sintomatiche oppure di parti della chioma sintomatiche, nel senso che su questo è un argomento, ne parlerà dopo anche Elisa Angelini. In generale il consiglio dell'assistenza tecnica a livello europeo è quello di rimuovere le piante che mostrano sintomi. Ci sono casi in cui soprattutto alcune varietà sembrano avere una fluttuazione dei sintomi notevole, per cui un anno li manifestano, l'anno dopo non li manifestano più, per cui anche se in generale noi non lo consigliamo, ci sono delle regioni d'Europa dove in effetti si pratica questa soppressione solo delle parti di chioma sintomatiche e non di tutta la pianta. Però, come dico, la direzione scientifica del nostro comitato scientifico di Way Network è una pratica che sconsiglia. E poi c'è tutto il tema della vite americana in selvatichita, che è un problema che riguarda soprattutto alcune regioni. Non a caso le regioni dove c'è una viticoltura piuttosto povera, e quindi c'è stato abbandono di vigneti, e quindi ci sono boschi che hanno sostituito vigneti, su cui si arrampicano fino anche a 20 metri di altezza le viti americane, e queste sono ovviamente una fonte di inoculo. Allora, vediamo alcune di queste pratiche un po' meno note. Il trattamento con il caolino. Il caolino ha un'azione, si ritiene che abbia un'azione repellente soprattutto, quindi di dissuasore. In realtà c'è uno studio che mi aveva inviato appunto François Michel, per uno studio breve, soltanto un anno di dati, in cui in realtà risulta che il caolino ha anche un effetto proprio provoca anche una certa mortalità delle larve. Questo è un prodotto che è autorizzato in agricoltura biologica, si usa anche per esempio per la mosca dell'olivo, per altre patologie. Ecco, il problema un po' è intanto che costa molto, è molto caro, e poi sembra che sia attivo più che altro sulle forme giovanili. Quindi questo vuol dire che non rappresenta veramente una valida integrazione del trattamento col piretro, in quanto il piretro noi sappiamo che ha una discreta efficacia
sulle forme non alate, sulle neanidi, ma relativamente poco efficace sulle forme alate proprio per la sua persistenza molto bassa. Ecco, quindi qualcuno pensava appunto che il caolino potesse in qualche modo supplire a questa diciamo, lacuna del piretro, ma in realtà pare che non sia così. Però una certa azione ce l'ha, quindi è sicuramente un prodotto che può essere tenuto in considerazione. Probabilmente bisogna capire un po' meglio come si può usare a livello di ottimizzare i tempi, le modalità e le dosi, perché è anche un prodotto molto costoso. Non è efficacissimo, diciamo che è un'integrazione, non è una sostituzione dei mezzi tradizionali di lotta. Altri prodotti riguardano gli oli essenziali di agrumi, anche questi possibili in agricoltura biologica. Il principio attivo identificato principalmente è questo D-limonene, un terpene. Questi prodotti sono ritenuti efficaci nella disidratazione delle larve. In realtà almeno l'unico lavoro che mi risulta non ha evidenziato un particolare effetto sulle neanidi di Scaphoideus, però probabilmente ci sono vari prodotti, non è l'unico esistente. Per esempio in Italia c'è un prodotto a base di olio di arancio dolce che è registrato come antioidico ma non è registrato come insetticida. Non so se esistono prove, forse si potrebbe provare. In Ungheria c'è un prodotto che si chiama Wet Shit, è a base di olio di arancio più boro, viene usato su uva da tavola e da vino, se ho capito bene, anche come protettore di disidratazione. E avrebbe un certo effetto così è stato riferito da alcuni viticoltori, sui primi stadi di Scaphoideo. Ecco, c'è questo tema un po' mi riallaccio a quanto ha detto stamattina il professor Bianco, questo tema dei consorzi microbiologici, del microbiota della vite. Ci sono alcune esperienze di inoculo, sia di trattamenti fogliari che però sono stati abbandonati perché ritenuti poco efficaci, e invece di trattamenti radicali con consorzi microbiologici, sempre con dei consorzi, non con un solo microrganismo, ma con dei consorzi che prevedono sia funghi micorrizici che altri tipi di organismi, Streptomyces, Pseudomonas e Trichoderma e anche altri. Adesso c'è un lavoro, almeno che abbia notizia io nella mia regione, c'è stato un lavoro dell'Università di Alessandria che si chiama Elifito, è stata una prova su barbatelle invaso, però di fatto l'efficienza della trasmissione di flavescenza a queste barbatelle invaso è stata bassa. Praticamente quando vogliamo avere l'infezione non riusciamo ad averla e viceversa, ma questo è un po' quello che succede a volte nella ricerca. Quindi questa prova, diciamo, è stata un po' invalidata. Comunque la relazione finale di questo progetto sarà disponibile su Knowledge Reservoir. Invece qualche risultato si è visto con un elicitore abiotico, il benzotiadiazolo, quindi differenze leggermente significative tra barbatelle trattate e non trattate nella riscontrare l'infezione. Ecco, in Piemonte si sta un po' diffondendo con prudenza questa tecnica dell'inoculo radicale. C'è un certo interesse, tanto è vero che ci sono già ben 3 costruttori di macchine che hanno messo a punto un microgranulatore per l'interramento di questo consorzio. Ecco, diciamo che ci sono alcuni viticoltori che si ritengono abbastanza soddisfatti di questa pratica.
Di fatto però non abbiamo dati scientifici. Ecco, qui c'è un problema di fondo che è la difficoltà veramente di misurare in campo i risultati di queste prove. Prove di questo tipo, prove su elicitori biostimolanti, perché intervengono un gran numero di variabili, c'è un risanamento spontaneo, quindi c'è una fluttuazione dei sintomi che può dipendere da varie cause, c'è il fatto della popolazione del vettore, la sanità del materiale vivaistico, per cui è abbastanza difficile, tenuto conto che noi sappiamo benissimo che nessuno di questi strumenti è la cura, quindi noi cerchiamo di ottenere un miglioramento percentuale dei risultati, ma questa è una cosa abbastanza difficile da misurare. Quindi probabilmente sarebbe più significative fare prove in ambiente controllato, quindi piante invaso, eccetera, reti antinsetto. Praticamente noi quello che possiamo osservare è che ci sono dei vigneti condotti non solo con questa, ma con tutto il complesso delle buone pratiche contro la flavescenza, che vuol dire uso di materiale vivaistico termotrattato in acqua calda, trattamenti contro il vettore, controllo dei confini per quanto possibile con la presenza di viti selvatiche e l'inoculo sia all'impianto che poi ripetutamente ogni 2 o 3 anni di questi microrganismi. Fatto sta che in questo vigneto c'è un'azienda in particolare che io conosco abbastanza bene, che ha un'incidenza molto molto bassa di flavescenza dorata, anche se è in una zona molto infetta, quindi nello stesso comune intorno ci sono problemi gravi, però questa azienda ha pochissima flavescenza, però se sia dovuto all'inoculo radicale o no, io questo onestamente non posso dirlo, però questo è quello che osserviamo. Queste sono le 2 tecniche consigliate, una è l'inzaffardatura della barbatella all'impianto con questo consorzio, che è considerata comunque, diciamo, la via maestra, perché è il momento in cui è più facile che ci sia effettivamente uno sviluppo di questi organismi, una colonizzazione. Questo richiede l'impianto con radice, quindi un impianto anche abbastanza oneroso, perché diciamo che tagliando le radici poi non si avrebbe una quantità sufficiente di inoculo. Diciamo che ovviamente la micorrizzazione ha anche altri vantaggi, per cui il viticoltore che sceglie questa tecnica lo fa anche con altri obiettivi, pensando a una maggiore resistenza alla siccità, un migliore sviluppo nei primi anni e così via. Diciamo che quindi non è soltanto la flavescenza il motivo per cui si fa questa cosa, però diciamo che è una ragione in più. E l'altra tecnica è quella della distribuzione nel suolo. Diciamo che il produttore di questo particolare, poi ce ne sono più di uno, insomma quelli di cui abbiamo più esperienza è questo che ho chiamato MV, loro consigliano comunque di ripetere ogni 2 o 3 anni un trattamento al terreno. Questi microgranulatori riescono ad andare a una profondità di circa 25 centimetri nel suolo. Ecco, un aspetto che alcuni viticoltori sottolineano come un elemento importante di lotta e che gli ha dato un certo risultato è la tempestività nei tempi di intervento. Cioè, oltre al monitoraggio di cui ha parlato François Michel, deve essere molto accurato e molto tempestivo, perché prima io tolgo le parti di chioma sintomatiche e riduco la finestra di possibile infezione. Questo che poi uno tolga la pianta in un secondo tempo oppure che non la tolga, ma comunque diciamo che l'indicazione vale sempre, nel senso che a quanto pare la parte della chioma che mostra i sintomi è quella che più facilmente può trasmettere la malattia, perché è quella su cui l'insetto più facilmente la può acquisire, quindi meno resta nel campo e meglio è. Questo è importante perché alcuni viticoltori dicono per noi è diventato un lavoro specifico, mentre prima così uno diceva passo, vedo la vite, la taglio. No, adesso c'è proprio una persona dedicata a questo che si fa il giro e sopprime la vegetazione sintomatica non appena questa compare.
Normalmente i sintomi, almeno sulla maggior parte delle varietà, i sintomi compaiono tardivamente, la maggior parte dei sintomi compare tardivamente, quindi c'è più o meno una coincidenza tra la comparsa dell'adulto e la comparsa dei sintomi, per cui normalmente sì, questo lavoro viene fatto a cominciare qualche giorno dopo il trattamento adulticida, questo per evitare che facendolo prima, magari tagliando la pianta infetta, l'adulto che sta sulla pianta infetta si sposta su quella sana, quindi questo è il concetto. Potrebbe essere utile a questo proposito anche usare dei mezzi leggeri, non solo tipo non so, un quad o queste motocarriole, perché effettivamente farsi chilometri lungo un vigneto per magari tagliare 3 viti alla fine diventa molto lunga la faccenda, però effettivamente questo è quello che andrebbe fatto. Un aspetto importante ovviamente è quella della gestione dei confini, della vite selvatica. Come sapete in Piemonte abbiamo degli entomologi molto bravi, insomma, che hanno studiato il comportamento dell'adulto e contrariamente a quello che si pensava si è visto che lo Scaphoideus vola anche parecchio e non fa solo voli corti, principalmente fa voli corti, ma è stato trovato anche a mezzo chilometro, 1 chilometro di distanza, con insetti marcati e quindi in realtà sì, c'è un gradiente, quindi man mano che ci si allontana è più improbabile che ci sia un ritorno, però in realtà i voli sono abbastanza lunghi, per cui questo controllo sulla vite selvatica dovrebbe essere esteso dove è possibile a tutto il territorio. Poi sappiamo benissimo che ci sono i problemi, a volte non si trovano i proprietari, a volte sono reticenti, i comuni non hanno magari o le regioni non hanno i fondi per fare le operazioni obbligatorie, insomma c'è tutta una casistica importante intorno a questo, ma se ci limitiamo per un momento soltanto all'aspetto tecnico, è importante che la soppressione di queste viti selvatiche venga fatta bene, venga fatta in un certo modo, venga fatta anche nei tempi giusti, quindi anche in questo caso non bisogna andare a tagliare le viti in piena estate quando c'è l'adulto, perché otteniamo il risultato che poi l'insetto vola nel vigneto, quindi questo lavoro va fatto quando non c'è la forma alata, quindi quando c'è o d'inverno o comunque nelle fasi in cui non c'è la forma alata. I ricacci possono essere poi trattati eventualmente con glifosate, con tutti i problemi connessi, ma diciamo che un conto è avere una vite selvatica che si arrampica per 20 metri e occupa 50 metri quadri, e un altro conto è avere un ricaccio dal punto di vista del pozzo di infezione, no? Quindi questo lavoro va fatto comunque. Infine, che cosa fa il vivaismo? Il trattamento in acqua calda. Vabbè, noi piemontesi siamo sostenitori, come è noto, della termoterapia, anche lavori recenti nell'ambito del progetto Inteflavi confermano che il trattamento in acqua calda è efficace nell'abbattimento dei fitoplasmi, soprattutto quelli della fluorescenza dorata, un po' meno quelli del legno nero. Non si sono osservati particolari problemi di vitalità delle barbatelle, salvo un certo ritardo nel germogliamento che poi però viene recuperato. È un lavoro molto delicato, nel senso che tempi troppo brevi o temperature troppo basse non ottengono il risultato, temperature troppo alte o tempi troppo lunghi fanno deperire il materiale, per cui non è una cosa semplicissima, ci vogliono macchine molto ben costruite, molto ben regolate e il flusso regolare, e ci vuole del tempo, cioè è un processo che richiede molto tempo, per cui diciamo che su grandi volumi può essere complicato da realizzare. Poi ovviamente la pianta, anche se viene risanata con la termoterapia, quando anche avesse dei fitoplasmi, non è che diventa indenne, nel senso che poi può essere ovviamente reinfettata. E un'altra cosa che stanno facendo alcuni vivaisti è quella di realizzare campi di piante madri marze e portinnesto in regioni indenni come Calabria e Sicilia,
E poi c'è anche il tema dell'inoculo, anche qui con micorrize e con tricoderma, prima della posa in barbatellaio, quindi non soltanto prima della forzatura come abbiamo visto oggi, ma un'altra tecnica possibile è quella dell'inoculo prima della posa in vivaio. E io mi fermo qui, voglio anche ringraziare i miei colleghi, gli agenti facilitatori che hanno fornito le informazioni che ho qui raccolto. Grazie.